Normalmente quando di internet ci colleghiamo e basta, ma come sappiamo ben spesso succede che le nostre password possono essere rubate e o intercettate. Solitamente non ci pensiamo fino a quando non è troppo tardi, oppure i nostri dati, ad esempio email, chat, eccetera, potrebbero essere intercettati. Questo è un tipico collegamento che potremmo fare da casa o appunto come in questo esempio da un bar o da qualsiasi altro posto pubblico. Io con il cellulare mi collego, i dati vanno dal mio cellulare al router e poi dal router passano dal provider e dal provider vanno su internet e quindi noi siamo in grado di vedere un film o usare WhatsApp, Facebook, eccetera, eccetera. Ma vediamo i diversi tipi di attacchi, solitamente uno in specifico, il man in the middle. Man in the middle attack consiste praticamente di impersonare qualcuno o qualcosa che non si è. In questo caso l'hacker, attraverso una scheda di rete, invia un segnale Wi-Fi con lo stesso nome del bar, ad esempio. Questa tecnica comporta la disconnessione del malcapitato e il cellulare o il laptop si riconnetterà automaticamente, ma questa volta al laptop dell'hacker. Così sarà in grado di vedere tutti i nostri dati anche se protetti. Tutti gli apparati Wi-Fi hanno come predisposizione, come default, di collegarsi sempre alla fonte più potente, al segnale più forte. Quindi tecnicamente solitamente l'hacker ha una scheda con un'antenna che aumenta il segnale e il cellulare o il computer lo riceve con maggior potenza e quindi il computer o il cellulare si collegherà automaticamente. Con anche se protetti si intende per esempio i siti HTTPS, i siti sicuri, quelli con il lucchettino, perché i dati vengano effettivamente criptati. Con questo tipo di attacco però, sfortunatamente, se fatto in modo adeguato, il malintenzionato può decriptare i dati, li può decifrare. In quel caso lì li può vedere. Chiaramente i dati poi possono essere visti anche dal provider, non decriptati, ma il provider può vedere ad esempio dove ti sei collegato. Il punto vulnerabile è tra te e il router. Come abbiamo visto, un malintenzionato può impersonare un router, ad esempio di casa, e poter vedere i tuoi dati. Ma non solo, il provider può vedere i tuoi siti internet, come ho già detto, e quindi ovviamente tutto il traffico. I siti internet stessi hanno dei tracciatori che possono geolocalizzarti e prendere altre informazioni che magari non vorremmo rendere pubbliche. Come funziona un servizio, ad esempio NordVPN, che è lo sponsor di questo video? Come ho già detto, il pericolo è tra te e il router. Poi sorvoliamo sul fatto che il provider può vedere il traffico, eccetera, eccetera. Comunque il problema rimane sempre fra te e il router, che può essere il router di casa tua, ma può essere il router anche del bar o di qualsiasi altro luogo pubblico. Con l'applicazione di NordVPN, ad esempio, tu ti colleghi ad internet come sempre fatto, fai partire questa piccola applicazione, selezioni la nazione che desideri, che può essere l'Italia, l'America o qualsiasi altra nazione, e a quel punto tutto il traffico da te verso internet viene completamente cifrato e un malintenzionato a quel punto lì non vedrà più il traffico tuo perché lo vedrà come criptato, una serie di numeri incomprensibili, indecifrabili, e uguale il tuo provider non vedrà più il sito internet dove vai o cosa fai. Come vedi qui nell'esempio dove c'è il piccolo scudo verde, vedi che a un certo punto ci sono i punti interrogativi, proprio perché il provider non li vedrà più, perché il collegamento è fra te e il server di NordVPN. Magari tu a questo punto potresti dire: ma NordVPN sa dove io vado? Beh, sì e no, perché NordVPN non tiene log delle connessioni, quindi è totalmente anonimo, non si sa. Al momento che ti scolleghi dal momento che ti scolleghi dal servizio di NordVPN è finito il gioco. Il NordVPN ha finito il suo servizio e non tiene traccia o logs
di dove sei andato o di cosa hai fatto. Quindi è anche un ottimo modo per rimanere anonimi su internet. Ma ci sono altre cose che puoi fare con il servizio VPN che adesso ti faccio vedere. Guardiamo un attimo NordVPN. Scusate, so che qualcuno di voi probabilmente farà complaint perché la webcam qui, il telefono non è alta definizione, eccetera, eccetera, però credete o no, ho scoperto solo da poco che la telecamera frontale non registra in 4K, solo quella posteriore. Chiaramente, come posso fare? Ho bisogno di quella frontale, se no non mi vedo. Comunque, a parte questo, allora, prima cosa andiamo a controllare il mio indirizzo IP. Aggiorna. E come vedi c'è scritto Malta, questo è il mio indirizzo IP, perché io sono a Malta. Allora, vediamo, se io volessi vedere la televisione italiana, per esempio Italia 1 streaming, perché non ho la TV, oppure perché sono sul cellulare la sera a letto, no? C'è un film che lo guardo sul divano, poi però mi passa la poesia e io voglio andare a vedere sul letto, così mi addormento e non se ne parla più. Ora, sul cellulare ho lo stesso problema, mi apparirà questa cosa qui, che mi dice che la nazione è bloccata, perché l'Italia 1 lo puoi vedere solo in Italia, chiaramente, in streaming. Infatti qui vedi il messaggio geolocation location blocked. Perfetto. Netflix. Chiaramente, con Netflix, qui ci sono i film di Netflix. Ora, solitamente, a volte, anzi no, solitamente, viene il messaggio con scritto il film più visto di oggi a Malta, vabbè, non ce l'abbiamo. NordVPN, eccolo qui. Io mi collego dall'Italia, è molto semplice, semplicissimo, lo puoi usare contemporaneamente sul PC, sul cellulare o sui cellulari e sinceramente ragazzi è veramente sicuro, soprattutto perché sei anonimo, pace, tutto anonimo, non se ne parla più. Mi collego, collegato, è anche veloce, io ho provato a guardare film in 4K, in streaming in 4K e funziona bene. Allora, a questo punto vi faccio refresh e l'IP è cambiato. Perché, come hai visto dalle slide, adesso il traffico dal mio computer a internet è tutto criptato. Cioè il giro che fa quando ti colleghi con il servizio tipo NordVPN, che io mi collego ai server di NordVPN, e a quel punto tutto criptato. Si instaura un tunnel su internet criptato e praticamente da me a NordVPN sono completamente anonimo. Poi chiaramente da NordVPN verso internet è chiaro che non puoi rimanere anonimo, però non sanno chi sei. Ok, adesso andiamo a vedere Italia 1 se funziona. E voilà. Ora. Leo, sì. Ti ha aiutato a risolvere il caso? Sì, mi ha aiutato Leo, grazie. E come vedi funziona Netflix. Ecco, Netflix ho i film del catalogo italiano, chiaramente, perché per Netflix io sono in Italia. Film, vediamo un po', aggiorna, qui, che mi hanno cambiato il logo perché ho condiviso la password con gli amici e mi hanno cambiato il logo. Ed eccolo qua. Adesso andiamo a controllare una cosa però, visto che ci siamo. Allora, sempre da NordVPN, perché magari in America ci sono dei film più fighi, che in Italia ancora non devono, chiaramente non in italiano, ma in Italia non ci sono neanche ancora. United States. Come mai mi si è rallentato il monitor? Allora, sono collegato, connected to United States, va bene, perfetto. E Netflix, guardiamo cosa ci dà Netflix qui.
Questa è la prima volta che lo faccio, quindi non lo so. Non so. Oh, vedi? Oggi questo è il secondo negli Stati Uniti. Vedi che funziona? È troppo figa sta cosa. Quindi io ho tutto il catalogo qui, film, e serie TV. Sono un attimo contento perché è la prima volta che provo a fare questa cosa dell'America, perché non, solitamente, vedi, il secondo negli Stati Uniti. E quindi funziona bene o male, perfetto. Sono molto soddisfatto di questa cosa perché è figa. Detto questo, ragazzi, se volete usare NordVPN, se lo volete acquistare, c'è uno sconto come RFL sotto a questo video nella descrizione, e anche in alto vi apparirà un bannerino che cliccandoci tu puoi fare l'abbonamento annuale, 2 anni a 3,15 € al mese, oppure un anno a non mi ricordo quanto, oppure se vuoi un mese 10 €, però insomma 3,15 €, mi sembra così, 3,15 € al mese, insomma è una cifra abbastanza abbordabile. Se vuoi puoi cliccare il link sotto in descrizione e avrai lo sconto come RFL. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo.